Ma io spero che cambi tutto e sta cambiando tutto dopo un'incertezza iniziale, la scivolatura della Lagarde. In realtà l'Europa in questi 2 mesi ha fatto cose che non aveva avuto il coraggio di fare prima. Penso alla capacità della Banca Centrale di sostenere la nostra economia al di là del valore dei titoli di Stato italiani, e quindi quell'ombrello ci permette di affrontare la crisi economica e finanziaria in maggiore tranquillità. Penso al dibattito che si è sviluppato sui bond, su strumenti condivisi, di rischio condiviso. Non si tratta di fare solidarietà verso i paesi più colpiti, si tratta di capire che abbiamo interessi comuni e che quindi vanno costruite politiche comuni su scala continentale, e le prime sono quelle di carattere economico e finanziario. Riguardano appunto la cassa integrazione, gli investimenti, la quantità di risorse da mettere in campo e da ultimo la proposta molto interessante del governo spagnolo di Sanchez, e cioè che una parte di queste risorse relative agli investimenti da fare negli stati, dunque sulle famiglie, le persone e le imprese, non possono essere solo prestiti, perché solo prestiti significherebbe continuare a indebitare gli stati, le imprese, le famiglie e le persone. C'è bisogno anche di risorse a fondo perduto, che siano in grado di sostenere i consumi, gli stili di vita, evitare nuove povertà e rilanciare l'economia. Sul rilancio dell'economia è importante che sia accompagnato appunto dal dibattito sul modello di sviluppo. Conoscenza, conversione ecologica, quindi lotta ai cambiamenti climatici deve continuare ad essere il centro del Green New Deal europeo, inclusione sociale, quindi nuove politiche di welfare e nuove politiche sociosanitarie, e innovazione, e quindi un ragionamento sulle piattaforme di cui abbiamo apprezzato l'importanza durante l'emergenza, le piattaforme che ci hanno permesso di sopravvivere durante il tempo libero, ma che ci hanno permesso con lo smart working di lavorare. Anche qui c'è un tema delicatissimo che riguarda la proprietà di queste piattaforme. Io penso che anche su questo l'Europa deve fare un passo in avanti e cominciare a immaginare piattaforme pubbliche, trasparenti, gratuite, in grado di garantire la libertà d'espressione, la privacy e anche la tutela dei big data, dei nostri dati personali, perché sulle piattaforme si sta sviluppando un'economia gigantesca, e l'Europa non può essere soltanto un mercato di consumo da spremere, deve essere un protagonista di questa nuova economia, e anche qui lo si può fare con la riscoperta del pubblico. Anche qui l'Europa in termini pubblici può e deve investire sulle nuove piattaforme, mettendo insieme tutti i broadcaster nazionali che già lavorano ed operano in questa direzione.